Ciao a tutti e benvenuti nel canale Mitologie e Leggende. Oggi parleremo di Teseo, il leggendario semidio figlio di Poseidone e della sua più celebre impresa, l'uccisione del Minotauro. Egeo, re dell'Attica, era rimasto senza figli nonostante 2 matrimoni. Perciò decise di interpellare un oracolo e andò a Delfo. L'oracolo gli disse: la sporgente bocca dell'Otre, o insigne tra gli uomini, non sciogliere, finché non giungi al colle di Atene. Lui non capì che l'oracolo gli diceva di non bere vino fino al suo ritorno a casa. Le bocche degli Otri venivano chiuse infatti con tappi e legate, ma lo intese bene il suo ospite, Piteo, re di Tersene, che dopo averlo ubriacato lo fece dormire con sua figlia Etra, nella speranza di avere un nipote erede del trono dell'Attica. Egeo si unì dunque alla bella Etra, ma in quella stessa notte anche il dio Poseidone giacque con la fanciulla. Nell'accomiatarsi da lei, l'aitante re dell'Attica le disse: se la nostra breve avventura avesse qualche conseguenza e dovesse nascere un maschio, tu lo alleverai senza rivelargli il nome di suo padre. Quando avrà 16 anni, lo condurrai vicino a quella roccia, e gliela additò, sotto la quale ho nascosto la mia spada e i miei sandali. Se avrà la forza di smuoverla, gli darai quelle 2 cose, e lo lascerai partire in cerca di fortuna. Egeo quindi tornò ad Atene, dove lo attendeva Medea, diventata sua moglie. Etra dette alla luce Teseo, figlio anche lui di un dio, Poseidone, e di una mortale. L'Attica aveva bisogno di un suo eroe, Tebe aveva Eracle. Teseo sarebbe stato, in misura meno colossale, quindi più umana e raffinata, l'eroe di Atene. A 16 anni, infatti, il ragazzo rimosse la pesante roccia che nascondeva la spada e i sandali del padre putativo e partì in cerca di avventure. Ad Eracle erano state imposte 12 prove. Teseo spontaneamente ne fece 6. Affrontò Perifete, figlio di Efesto e di Anticlea, un gigante zoppo come suo padre, ma crudele, che camminava appoggiandosi ad una mazza di ferro. Con quella egli uccideva i pellegrini ammalati che si recavano ad Epidauro, al tempio di Esculapio. Teseo, dopo averlo ucciso, tenne per sé la mazza, e così come Eracle ebbe anche lui la sua clava. Vicino all'istmo di Corinto c'era un brigante di nome Sini, figlio anche lui di Poseidone, non meno sanguinario di Perifete. Teseo lo affrontò con la mazza di ferro e lo uccise. Nei boschi di Crommion c'era una scrofa pericolosissima, detta Fea, dal nome della contadina che l'allevava. Teseo la uccise. Affrontò e uccise Schirone, un superbo che costringeva i passanti a lavargli i piedi, e mentre erano intenti a quell'umiliante funzione, li buttava con un calcio nel mare, dove li ghermiva un'enorme testuggine. Anche Schirone era figlio del dio del mare. Nei dintorni di Eleusi scorrazzava il gigante Cercione, altro figlio di Poseidone, che obbligava i viandanti a lottare con lui stritolandoli. Teseo accettò la sfida e lo uccise. Sfidò e uccise Damaste, detto anche Procuste, lo stenditore, che invitava i viandanti in casa sua, costringendoli a stendersi sul suo letto. Se erano più corti del letto li allungava, schiacciandoli a colpi di maglio. Se erano più corti li accorciava con la sega. Finiscono qui le prove preliminari dell'eroe. Con l'intelligenza e il coraggio ha vinto e soggiogato la forza bruta, la crudeltà, l'animalità, la superbia, la violenza, le subdole insidie.
ha percorso le tappe del cammino iniziatico ed ora è pronto alla missione che il destino ha in serbo per lui. Teseo, dunque, superate queste prove, giunse ad Atene, dove suo padre regnava insieme alla consorte Medea. La maga capì subito chi fosse quel forestiero e cercò di sbarazzarsene, suggerendo al re Egeo di mandarlo contro il terribile toro che Poseidone, irato con i greci, aveva sciolto nei dintorni di Maratona. Teseo ovviamente lo uccise e la maga allora convinse il marito ad eliminare l'eroe prima che questi lo spodessasse dal trono. Egeo, convinto, invitò lo sconosciuto alla reggia e gli offrì una tazza di vino avvelenato. Ma nel porgere la tazza, il re vide al fianco del giovane la spada che aveva sepolta sotto la roccia. La tazza gli cadde di mano e Medea fuggì. Intanto la Grecia entrava in lutto, perché si avvicinava il momento di mandare al Minotauro, l'orrendo mostro dell'isola di Creta, il settennale tributo di 7 giovani e di 7 fanciulli. Mezzo uomo e mezzo toro, il Minotauro era il frutto del folle amore di Pasifae, moglie di Minosse, re di Creta, per un toro bianco. Ogni anno Minosse, per celebrare la sua vittoria sugli Ateniesi, sacrificava a Poseidone il più bel toro delle sue mandrie. Ma una volta il toro da immolare parve a Minosse talmente bello che preferì tenerselo per sé, sostituendolo con un altro di minore prestanza. Poseidone, offeso, accese nella giovane moglie di Minosse un'insana e turpe passione per quel toro. Dedalo, l'ingegnoso architetto, favorì quell'amore, modellando una giovenca di bronzo, nella quale entrò Pasifae per accoppiarsi col quadrupede, frutto di quell'innaturale connubio, il Minotauro. Dedalo, su richiesta del re, costruì un labirinto per rinchiudervi quel mostro che si nutriva soltanto di carne umana. Dopo aver immolato le prime vittime, Minosse impose alla vinta Atene di fornire al Minotauro ogni 7 anni quel tremendo tributo. Questo, che stava per essere inviato a Creta, era il quarto. «Padre», disse Teseo, «vado a liberare la nostra città da quest'obbligo disumano. Ucciderò il mostro, e tu lo saprai anche da lontano, perché al mio ritorno, al posto delle vele nere che finora hai voluto sulla nave, io spiegherò grandi vele bianche». Teseo quindi partì con le giovani vittime, sbarcò nell'isola di Creta e si presentò alla reggia di Minosse. Arianna, la giovanissima figlia del re, si innamorò di lui a prima vista. «Giura che mi sposerai e mi porterai ad Atene», disse la fanciulla, «e io ti aiuterò a vincere il mostro. È in un labirinto», aggiunse, «dove chi entra non riesce più a ritrovare la via d'uscita. Anche il Minotauro cerca di fuggire da quasi 30 anni e non può. Tieni questo gomitolo di filo, legane un capo all'ingresso e lascia che ti si srotoli nella mano, così ritroverai la strada». Teseo sorprese il Minotauro nel sonno e lo uccise. Trovò con facilità la via d'uscita, radunò i giovani scampati alla morte, prese con sé Arianna e salpò verso Atene. Ma una tempesta lo costrinse a fare scalo nell'isola di Nasso e lì, inspiegabilmente, egli abbandonò la bellissima Arianna su di uno scoglio. Era forse già stanco di lei? Oppure, come vogliono alcuni poeti, il dio Dioniso la voleva per sé, ispirando a Teseo quell'azione tutt'altro che eroica? Certo è che Teseo, riprendendo il viaggio verso Atene, era turbato e sconvolto.
tanto che si scordò di issare le vere bianche, ed Egeo, vedendo da lontano i neri vessilli, si gettò dall'alto dell'Acropoli, nel mare che da lui prese il nome. Era già diventato re di Atene Teseo, quando Eracle lo invitò a partecipare alla sua spedizione contro le Amazzoni. Antiope era la sorella di Ippolita, la regina. Teseo la rapì, la condusse nella sua reggia, la rese madre di un figlio, Ippolito. Poi la ripudiò per sposare Fedra, figlia di Minosse e sorella di Arianna. E questo spiega che Arianna, abbandonata sullo scoglio, non era stata ripudiata, ma pretesa da un dio. Fedra, come riferisce Euripide, si innamorò a sua volta di Ippolito, che si rifiutò di soddisfare la colpevole passione della matrigna. Offesa, la donna lo denunciò al padre di aver tentato al suo onore. Teseo, anche lui indignato, chiese a Poseidone, il suo vero genitore, un esemplare castigo, e mentre Ippolito guidava un cocchio sulla spiaggia, sorse dalle onde un toro che spaventò i cavalli. Il cocchio si rovesciò e il giovane, impigliato fra le redini, fu maciullato sotto il pesante veicolo. Ma ormai anche per Teseo le moire affrettavano i tempi. Sempre esuberante, sempre in cerca di nuovi amori, l'eroe ormai cinquantenne rapì la piccola Elena, figlia del re di Sparta, che aveva appena 10 anni. Quindi con l'amico Piritoo, che si era innamorato di Persefone, discese nell'Ade, dove restò prigioniero, legato da molti serpenti al seggio dell'oblio, finché non fu liberato dal suo amico Eracle. Intanto la sua reggia era stata occupata dai Dioscuri, che avevano liberato la piccola Elena e messo sul trono di Atene l'esule Menesteo. Teseo, infuriato, si ritirò con Acamante e Demofonte, i figli avuti da Fedra, nell'isola di Sciro, il cui re, Licomede, li accolse con amicizia. Poi però, a tradimento, lo fece gettare in mare dall'alto di una rupe. Si conclude così, tragicamente, il mito di Teseo, che dopo aver distrutto la discendenza malvagia di Poseidone, torna, morendo, nel regno paterno, il mare, per essere a sua volta trasmutato in un dio. Anche questa storia finisce qui. Credo che la bellezza di Teseo sia il suo essere eroe astuto, che preferisce l'astuzia, a differenza del suo semidio amico Eracle. Anche il destino di Arianna ci dice molto sulla devozione verso gli dei, che portava gli uomini e anche gli eroi fino all'estremo sacrificio. Vi racconterò ancora sia di Arianna, l'inconsolabile, che di Dioniso. Voi, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate del mito di Teseo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Io, come di consueto, vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima storia.